Benvenuti nel secondo video in cui parlo della mia esperienza come animatore turistico. Cronologicamente si colloca l'anno successivo alla scorsa stagione da animatore, quindi nel 2021. Alla fine della stagione precedente avevo passato 3 mesi lontano dal mio gruppo di amici e al mio ritorno sentii di non essere al 100% parte del gruppo. I motivi che ho provato a darmi sono due: la lontananza da loro, cioè mentre io ero dall'altra parte dell'Italia, loro si vedevano quasi tutti i giorni insieme, e secondo è che in quei 3 mesi ero cambiato tanto, come persona, i miei interessi, cosa ne potevo io degli hobby e come pensavo. Ciò all'inizio mi fece soffrire un po', ma mi diede anche la forza per affrontare l'ultimo anno di liceo, senza grandi distrazioni, per raggiungere tutti gli obiettivi che mi ero posto, quindi fare il rappresentante d'istituto, uscire con 100 dalla maturità, andare in palestra e frequentare i movimenti politici della città. Fu un anno molto tosto perché mi impegnai tanto, senza non uscire mai, però limitando quei momenti. Mi riposai quindi poco, sentivo che fosse come se perdessi tempo, quindi non dedicavo mai del tempo per me, bensì agli obiettivi. Alla fine dell'anno non feci neanche il viaggio con i miei compagni di classe, come solito fare, perché in 2 giorni sarei dovuto partire come animatore per la stagione estiva un'altra volta. Beppe mi aveva richiamato nel suo team al Girasole per come fosse andato bene l'anno passato e per avere un upgrade di responsabilità. Ero diventato responsabile sport, quindi dovevo gestire i tornei sportivi, metterli in pratica e organizzarli con gli altri animatori. Feci solo un viaggetto prima dell'estate a Barcellona per 3 giorni, che però questo viaggio si rivelò molto stressante per motivi che poi magari racconterò in futuro. E quindi la mia stagione da animatore partì nei primi di luglio, quando altri animatori erano già arrivati da parecchio nel villaggio, e tra di loro c'era anche mia cugina, e pensare di passare la stagione con lei mi rendeva molto felice, perché era la sua prima esperienza e io potevo fare un po' da guida, da esempio per lei. Al mio arrivo trovai un team di animatori fantastici, super gentili, simpatici e che mi fecero far sentire parte del gruppo subito. Ma durante il mio primo giorno di lavoro i problemi iniziarono a uscire fuori. Per iniziare in bellezza sbattei la testa contro una mensola e mi fece sanguinare la testa con una cicatrice che mi restò per molto. Festeggiamo così il 100. Il caldo era atroce e soprattutto all'inizio lo soffrì molto e il mio ruolo da responsabile sport per me non era abbastanza stimolante. Dopo un anno di crescita volevo affrontare sfide più stimolanti e più difficili che mi potessero dare l'opportunità di crescere, di imparare. Dal pensiero che ebbi durante l'anno di un'estate che avevo passato con tante difficoltà, tante cose imparate, quell'anno mi ritrovai a occuparmi praticamente delle stesse cose. Decisi allora che avrei parlato con Beppe e che sarei voluto tornare a casa. Ero stanco dopo l'anno che avevo appena vissuto e avrei pesato ancora di più un'estate senza stimoli piuttosto che una con difficoltà, anche se però mi rendeva triste lasciare mia cugina. Lui, che però voleva tenermi nel team, mi fece allora la proposta di farmi cambiare di ruolo, da responsabile sport a capo diurno, un po' il suo braccio destro, in cui dovevo occuparmi in tutto tondo dell'organizzazione delle attività, quindi lo sport, il mini club, il fitness, gli show serali, anche le locandine e la gestione del team. Questo mi diede la motivazione per rimanere, forse era proprio quello che volevo fin dall'inizio. Ero pronto a questa nuova grande sfida. Nel corso delle prime settimane fece molti errori, come è normale che sia. Ciò che sbaglia di più era non comportarmi come uno parte del team, ma come una persona superiore. Davo ordine a tutto spiano su cosa fare e come farli senza che li facessi io, anche se avrei potuto attivarmi per farli. Il mio comportamento fu dovuto a come l'anno precedente il vicecapo mi trattava. E io, un ragazzo di appena 19 anni con tutto questo potere, volevo sentirmi un po' importante, il capo appunto. Col tempo realizzai anche questo e cambiai il mio modo di lavorare e trattare le persone. Quell'estate non fu solo errori, ma fu anche molte cose emozionanti. Innanzitutto incontrai alcuni cari miei amici dell'anno scorso, in primis Beppe, ma anche Matteo o Pier, gli ospiti stagionali del mio cuore e altri animatori. Durante la prima settimana feci qualcosa che non avevo mai fatto nella mia vita. Con Matteo alla guida andammo in scooter al sushi, con tutto il team in macchina, e io ebbi molta paura all'inizio, ma quel viaggio mi fece un effetto stranissimo. Mi fece sentire come fosse l'inizio dell'estate, l'inizio di 1000 emozioni, di un'avventura, e quello era il primo salto nell'ignoto. E ciò mi caricò di adrenalina. I nuovi animatori, tra chi nuovi e chi aveva già fatto animazione, erano tutti bravissimi e creai un legame con molti di loro. Gli spettacoli furono incredibili. Moulin Rouge era già stato provato prima che arrivassi,
quindi io non lo feci mai, ma vederlo era incredibile. Il primo musical che feci fu We Will Rock You, e io che adoro le canzoni dei Queen mi faceva venire i brividi ad ogni canzone. Il black light, sempre che dà un effetto wow per le atmosfere che creava, era anche fantastico, ma il musical preferito mio di quell'anno fu Hairspray. Le canzoni, la storia, l'ambientazione, i colori mi rimasero nel cuore. I varietà e i cabaret erano anche di un livello molto superiore rispetto all'anno passato, soprattutto grazie a Piazzo, un grande animatore in tutto quello che faceva, probabilmente anche più bravo di me, e che in ogni cosa che faceva dava tutto se stesso al 101%. Sul palco, quando eravamo insieme, avevamo una sintonia paurosa. Sia nei cabaret, improvvisavamo, ci capivamo in un secondo e funzionava tutto perfettamente. Lo spettacolo migliore che ci usciva era Dirty Dancing, in cui io facevo la donna e lui l'uomo, e che faceva sempre ridere tutti. E quando presentavamo insieme era un perfetto mix in cui lui era quello scatenato, mentre io cercavo di tenere tutto in regola, e il risultato che usciva era un equilibrio pazzesco, che piacque sempre tanto. Anche Momo, un animatore in prima esperienza, fu una gran scoperta. Era come un guerriero che non si stancava mai, e una spugna che faceva tutto suo ciò che poteva imparare, e sul palco era una sagoma. E quindi sia le attività diurne che serali avevano un altro aspetto rispetto all'anno passato, anche grazie agli animatori. Grazie al mio ruolo ebbi la possibilità di organizzare nuove attività, il che mi stimolò un sacco a usare la mia creatività al massimo. Facemmo il nascondino in giro per il villaggio, battaglia navale umano, il paintball con le bottiglie d'acqua colorate e altri giochi divertenti. La settimana di Ferragosto, quella più importante come sempre, ci furono un'altra volta le Olimpiadi, ma questa volta fu ancora più grande e con ancora più persone grazie alla presenza coinvolgente degli animatori. Facemmo i giochi in piscina per poi spostarci ai campi di pallavolo per fare il tower ball con i gavettoni, una gara in spiaggia tipo staffetta con le canoe e il cerveza time con la birra. Anche questa volta io non facevo parte di nessuna squadra, ma presentavo i giochi e controllavo che tutto si svolgesse secondo i piani. La sfilata di quest'anno fu a tema vichinghi contro pirati, in cui avremo anche premiato le migliori piazzole, dove le persone posteggiano i camper o le loro casette mobili. E anche quell'anno fu un successone, con tutto il villaggio che partecipò, che si travestì e che sfilò insieme a noi. Un altro spettacolo interessante fu lo spettacolo col mini club a tema pirati, in cui io e Momo facemmo le prove e recitammo con loro. Vedere i bambini che si emozionavano e che si divertivano sul palco insieme a noi fu uno dei ricordi più belli di quell'estate. Durante i miei giorni di pausa feci anche molti viaggi insieme a Beppe e altre persone che ci accompagnavano. Ogni settimana un viaggio diverso. Una volta andammo all'acquapark di Riccione, una volta ad Ascoli Piceno, quanto erano buoni gli arrosticini. Un giorno andammo anche a Modena, uno a Rimini. Questi viaggi, per quanto fossero divertenti, non mi diedero però la possibilità di riposarmi davvero. E dopo un po' di tempo finii quasi in burnout. Feci fatica ad andare avanti, perché ero stanco mentalmente a pensare a tante cose, a creare, organizzare l'attività e a montare i video degli spettacoli che facemmo. Mi fece capire perché ero così stanco e non ce la facevo più. L'anno passato era un'avventura per me, un modo per uscire dal mio mondo e provarne uno nuovo. Lo adorai e ancora lo adoro, ma realizzai in quel momento che non sarebbe stato il mio futuro. Non era quello che volevo fare nella vita, sia perché i ritmi mi rendevano esausto, dormendo poco e lavorando sotto il sole, e sia per il fatto che volevo qualcosa che unisse davvero la mia creatività e la mia passione nell'organizzare. Ci fu una sera che tengo ancora nel cuore, che passai con Pierre, in cui mi fece capire che non devo mai accontentarmi e che se voglio posso raggiungere anche la luna. Non avevo fatto una vacanza tutto l'anno, ero partito subito per la stagione, senza fare niente dopo la maturità, ma quella realizzazione di me stesso mi riportò molto su di morale. Fino all'ultima settimana cercai di dare il massimo comunque,
ma con la convinzione che sarebbe stata l'ultima stagione della mia vita. Probabilmente se non avessi sofferto così tanto non l'avrei realizzato e quindi tornassi indietro rifarei tutto ugualmente. Se da una parte la stagione passata mi lasciò emotivamente una realizzazione di ciò che sono, di ciò che posso fare e raggiungere, questa stagione invece mi fece capire cosa voglio essere, cosa voglio fare e gli errori da non commettere. Le persone con cui passai la stagione mi rimasero nel cuore per il calore, la loro energia, allegria e profondità. Quando ripenso a quella stagione ho pensieri belli, grazie alle persone con cui l'ho condivisa, dell'ultima estate come animatore turistico, o forse no. L'estate come animatore turistico è stata una tappa significativa del mio percorso, arricchita da sfide, scoperte personali e nuove amicizie. Questa esperienza mi ha insegnato che, anche quando ci si trova di fronte a situazioni difficili o inaspettate, è fondamentale adattarsi e imparare dalle proprie esperienze. La realizzazione di ciò che si desidera veramente nella vita può emergere dalle difficoltà. È importante ascoltare se stessi, comprendere i propri obiettivi e le passioni che guidano le azioni. Ogni capitolo della vita, anche se impegnativo, contribuisce alla crescita personale e alla formazione del proprio cammino. Guardando al futuro sono grato per le lezioni apprese e per le persone che hanno arricchito questa avventura. Matteo mi disse una volta che fare nuove scoperte, andare in posti nuovi e incontrare persone nuove permette di crescere e vivere appieno. Conservo nel cuore i ricordi di questa estate intensa, sperando di incrociare di nuovo le strade delle persone straordinarie che hanno arricchito questa avventura. Le connessioni create e gli insegnamenti reciproci rimarranno un prezioso capitolo della mia storia personale, illuminando il percorso verso il futuro e trasformando le sfide in opportunità di crescita. Questo era tutto, a presto.